Ciao a tutti e benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Mettetevi comodi, perché oggi vi raccontiamo una serata che, nata per sulle note della leggerezza pre-Capodanno, è finita per lasciare più domande che risposte. Prima di iniziare, ricordate di iscrivervi e di condividere il video, tutti i dettagli ve li sveliamo qui, passo dopo passo. Con l'attesa del nuovo anno che elettrizza l'ambiente dello spettacolo, la vicenda che coinvolge Gökberk YLDRM e Cemre Arda ha fatto il giro delle chat e delle rubriche di gossip come un fulmine a ciel sereno. Secondo quanto trapelato, la coppia avrebbe organizzato una festa privata con pochi amici stretti proprio a ridosso del 31 dicembre, un ritrovo rilassato in un locale riservato, in cui brindisi, musica e confidenze scorrevano senza sosta. All'inizio, tutto sembrava incastrarsi alla perfezione, ritmo giusto, atmosfera calda, sorrisi e selfie con gli ospiti, compagni di 7 volti visti spesso accanto a loro nei corridoi delle produzioni. Si percepiva un'intesa luminosa tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda, lui scherzava, lei rispondeva con quell'ironia discreta che in molti le riconoscono, e i due posavano insieme con naturalezza, quasi a voler congelare in foto il preludio di giorni festosi. Poi, gradualmente, qualcosa è cambiato. Chiara li racconta che l'espressione di Cemre Arda, di colpo, si è fatta più tesa. Nulla di eclatante all'inizio, un momento di silenzio in mezzo alla musica, uno sguardo smarrito, una pausa con il bicchiere in mano. Ma il non detto ha iniziato ad allungarsi tra i tavoli come un'ombra. A un certo punto, senza clamori, lei ha lasciato la sala. Il brusio si è fatto più fitto. C'era chi sussurrava che fosse solo stanchezza accumulata, chi invece evocava la possibilità di un affaticamento dovuto a giornate corse tra sette e riunioni cruciali per i progetti futuri. Un'altra voce, più tagliente, ha riferito che fosse affiorata una questione personale capace di cambiare il tono della serata in pochi minuti. Poco dopo, anche Gökberk YLDRM si è defilato, raggiungendo Cemre Arda fuori dal locale. A quel punto, il segnale appariva chiaro. La festa, iniziata così bene, sarebbe finita prima del previsto. Gli invitati, colti di sorpresa, si sono guardati intorno cercando di interpretare i dettagli, come se ogni sedia vuota o ogni brindisi interrotto potesse raccontare il resto. Era tutto perfetto, poi qualcosa è scivolato via, ha confidato più tardi uno degli amici, con quel misto di rammarico e discrezione che accompagna i momenti sospesi. Nelle ore successive, il tam tam online si è acceso. Da una parte, l'apprezzamento per la presenza attenta di Gökberk YLDRM, che non avrebbe lasciato sola nemmeno per un istante Cemre Arda, dall'altra, l'inevitabile girotondo di supposizioni. Ci si è chiesti se si trattasse di una piccola crisi da fine anno, una di quelle onde emotive che emergono quando il calendario si avvicina al giro di boa e preme sui pensieri, oppure se dietro ci fosse altro. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun comunicato. Solo il silenzio, che in questi casi suona più forte di 1000 parole. In rete, i fan si sono divisi. C'è chi ha chiesto semplicemente come stesse Cemre Arda, con un affetto autentico, e chi ha provato a leggere tra le righe di quell'uscita improvvisa. Alcuni hanno minimizzato, capita, la stanchezza si fa sentire, soprattutto quando la carriera corre. Altri, più sospettosi, hanno visto la sagoma di un segreto emerso all'improvviso. A complicare il quadro, il fatto che i due avessero tenuto top secret i loro programmi per la notte di Capodanno ha alimentato ulteriormente la curiosità. Avrebbero parlato di quanto accaduto? Avrebbero trasformato quell'episodio in un messaggio di coppia o avrebbero preferito lasciarlo scivolare via nel flusso delle festività? Tra i dettagli trapelati, si racconta che abbiano lasciato il locale insieme, con passo svelto e un'attenzione particolare nel controllare l'esterno, quasi temessero i flash appostati. Pare che Cemre Arda desiderasse evitare di essere immortalata in un momento così delicato. Chi li ha incrociati giura che lei avesse un'aria molto raccolta, mentre Gökberk YLDRM, senza fermarsi troppo, avrebbe lasciato cadere poche parole. Non ci sentiamo bene, ne parleremo più tardi, prima di accompagnarla verso l'auto e allontanarsi. Le interpretazioni dei presenti sono rimaste distanti. Alcuni ribadiscono che, all'inizio,
la coppia fosse piena di energia, quasi contagiosa. Altri puntano il dito su una telefonata. Dopo quel trillo discreto, dicono, l'umore di Cemre Arda sarebbe cambiato. Qualcuno parla di una breve pausa all'esterno e di un rientro lampo, con lei che avrebbe mormorato a bassa voce che non era il caso di proseguire. Tutto con toni pacati, senza scene né eccessi. Eppure, l'effetto è stato forte, perché la festa si è spenta come una candela. Intanto, un altro racconto che rimbalza nelle cronache rosa sostiene che l'attrice fosse provata da un periodo fittissimo, appuntamenti per nuovi progetti, riunioni serrate, riprese incalzanti. Si dice che, con i più fidati, abbia confidato semplicemente, ho bisogno di riposare, tanto da rimettere in discussione anche gli impegni pensati per il 31. Di contro, viene ripetuto che Gökberk YLDRM sia stato comprensivo e protettivo, pronto a ridisegnare le sue giornate per starle vicino in modo concreto, senza clamori. La notizia, ovviamente, è diventata tendenza sui social, perché la festa è finita prima, e cosa è successo a Cemre Arda? Sono diventate domande rimbalzate tra commenti e storie. In molti hanno recuperato vecchi scatti della coppia, notando come negli ultimi tempi le loro condivisioni fossero diminuite, un indizio che per alcuni vale più di tanti indizi dichiarati. C'è chi archivia il tutto come una normale manifestazione dell'ansia pre-Capodanno, quando l'anno che arriva chiede bilanci e decisioni, e chi ci legge un piccolo attrito tra loro, un diverbio appena accennato e subito rientrato. Secondo alcune penne esperte di spettacolo, il momento delicato potrebbe essere stato innescato da un incastro imperfetto tra l'agenda fitta di Gökberk YLDRM e le scelte significative che Cemre Arda si troverebbe a fare sul fronte professionale. Pressioni, aspettative, il desiderio di non perdere il ritmo e, insieme, quello di proteggere ciò che conta davvero. Pressioni che, a volte, affiorano quando meno te lo aspetti, nel mezzo di una canzone, durante un brindisi che pare uguale agli altri. Uno degli invitati avrebbe confidato in privato una frase che circola sottovoce: non c'è stata una grande discussione, ma Cemre ha perso la calma all'improvviso. Gökberk non ha voluto alimentare la cosa. Parole che suggeriscono una chiusura rapida, ma sotto controllo, quasi una scelta di buon senso per non trasformare un inciampo in una caduta. Più che crisi, quindi, la sensazione è quella di un'interruzione presa al volo, come si fa quando si capisce che è meglio fermarsi un attimo per respirare. A sostenere questa lettura torna utile ricordare alcune dichiarazioni passate di Cemre Arda, in cui ammetteva di stancarsi facilmente nei luoghi affollati, preferendo momenti più intimi e tranquilli per godersi davvero la compagnia. Con l'arrivo delle feste, quando la frenesia contagia tutto e tutti, il suo desiderio di prendersi una pausa è stato accolto con rispetto da molti fan, che hanno scritto messaggi pieni di dolcezza: è giusto che si ritagli un po' di tempo per se stessa. Adesso l'attenzione si sposta sui contenuti che i due potrebbero pubblicare a ridosso del Capodanno: una foto insieme, una didascalia con un doppio senso, oppure il silenzio, che diventerebbe immediatamente l'indizio più rumoroso. Qualunque segnale, che arrivi da un post comune o da due profili separati, verrà letto come una chiave per interpretare la serata bruscamente conclusa. Nel frattempo, gli addetti ai lavori attendono che la coppia rompa la bolla di silenzio con una frase chiara, anche breve, che aiuti a chiudere il cerchio. Le ultime indiscrezioni, però, puntano oltre quella notte. Si racconta che il giorno successivo, lontana dai riflettori, Cemre Arda abbia preferito stare con poche persone fidate in un contesto calmo, lasciando il telefono spento per alcune ore come gesto concreto di protezione di sé. Una scelta che molti hanno interpretato come il bisogno di ritrovarsi, di non dover spiegare, di lasciare che i sentimenti si posino con lentezza. Contemporaneamente, Gökberk YLDRM avrebbe annullato i suoi programmi, scegliendo la via della discrezione e della vicinanza. Niente apparizioni, niente tavoli prenotati, solo il tempo condiviso, al riparo. Per placare i timori più neri, alcuni sostengono che dopo la festa la coppia abbia rassicurato l'entourage con messaggi asciutti ma diretti: tutto a posto. Si dice anche che Gökberk YLDRM abbia invitato gli amici a non ingigantire: non esagerate, capita a tutti che cali l'energia.
Un modo per spegnere all'origine le voci di rottura e riportare il discorso laddove forse è nato, la stanchezza, quella vera, che non chiede permesso. Eppure, al di là dei tentativi di ridimensionare, restano i dettagli che alimentano la curiosità. Il cambio di tono dopo la telefonata. Le uscite brevi e i rientri ancora più rapidi. Le foto evitate come se ogni flash potesse colpire un nervo scoperto. Qualcuno ha notato come i due si siano mossi in sincrono, senza esitazioni. Quando uno decideva, l'altro seguiva, a conferma di una complicità che non si smentisce neppure nei momenti fragili. C'è anche chi giura di aver ascoltato una richiesta gentile di spegnere la musica per qualche minuto, il tempo di capire il da farsi. Un gesto minimo, che però racconta moltissimo del rispetto costruito attorno a loro da amici e colleghi. Nel mosaico di versioni, emerge una verità semplice. Non è servito uno scontro per rovesciare l'umore della serata, è bastato un piccolo scarto, una crepa improvvisa. E quando succede, la differenza la fa la decisione di fermarsi. Fermarsi prima che la fatica si trasformi in parole storte. Fermarsi per uscire insieme, senza alimentare sguardi indiscreti. Fermarsi per proteggere ciò che è importante. In tanti si chiedono come questo episodio influenzerà i loro piani di Capodanno. Ci sarà un brindisi raccolto, magari lontano dalla città? Arriverà una foto scattata al mattino, con la luce nuova a cancellare le ombre della notte precedente? O forse sceglieranno la riservatezza fino in fondo, lasciando che siano i progetti futuri a parlare per loro? Qualunque sia la risposta, il racconto di questa festa interrotta resterà per un po' nelle conversazioni, complice quel mix di normalità e fama che fa apparire straordinario anche ciò che, in altre case, verrebbe archiviato come una serata storta. Gli osservatori più attenti ricordano che, negli ultimi mesi, sia per Gökberk YLDRM sia per Cemre Arda si sono moltiplicate le occasioni, le letture di copione, le riunioni con team creativi, le chiamate dall'estero. Una scia di opportunità che entusiasma, ma che obbliga a tenere il ritmo e a prendere decisioni pesanti. È in quel punto che il privato si intreccia con il pubblico, se uno dei due rallenta, l'altro lo accompagna, se uno dei due freme, l'altro fa da ancora. Così, nel racconto dei presenti, non si scorge mai una distanza vera, si vede semmai la voglia di proteggersi, che è già una risposta a chi parla troppo in fretta di conflitti. Certo, qualcuno preferisce il romanzo, la telefonata che svela un nodo, la frase detta sottovoce e fraintesa, la corsa fuori dal locale. Ma al netto degli echi, resta la fotografia di un'uscita composta, con Gökberk YLDRM che mantiene la calma e chiede tempo, e con Cemre Arda che si fa scudo del suo silenzio, scelta legittima in una notte che avrebbe dovuto essere solo musica e sorrisi. Ed è proprio quel silenzio a far parlare tutti, chi ci vede fragilità, chi ci legge maturità. Nel frattempo, le community continuano a setacciare i profili, in attesa di un indizio. Un cuore messo a una foto, un commento lasciato più tardi, una storia con un tramonto. Gli indizi piccoli diventano giganteschi quando l'attenzione è alta. Eppure, a volte la risposta è davvero semplice: risposare la mente, rinforzare il corpo, rimandare la festa. Nulla di più umano. Qualcuno ha ricordato che era già successo che Cemre Arda scegliesse la quiete al clamore, rivendicando la propria sensibilità verso i luoghi caotici. In questa luce, la serata non fa eccezione, semmai conferma un tratto del suo carattere. La differenza, stavolta, è che attorno a lei c'era un'attesa enorme, la promessa implicita di una fine d'anno brillante. Ma anche le promesse, ogni tanto, chiedono di essere riscritte. Resta da capire se nelle ore che precedono il conto alla rovescia la coppia deciderà di farsi vedere, magari con una breve clip, un brindisi intimo, una frase che sappia mettere ordine. Potrebbero scegliere di lasciar perdere, che è già una scelta. E a quel punto, forse, arricchirebbe di senso quel "non ci sentiamo bene" detto al volo, non un rifiuto, solo la richiesta di un attimo. Per ora, ci si aggrappa a ciò che filtra dietro le quinte, che il giorno dopo si siano tenuti lontani dalla ribalta, che abbiano preferito percorsi brevi, case amiche, parole misurate. Che abbiano avvisato chi dovevano avvisare, per non lasciare il campo ai fraintendimenti.
E che la cura, più di ogni smentita urlata, stia nella coerenza dei gesti. Questa storia finisce qui, ma solo per il momento. La festa si è spenta prima, è vero, ma la scia resta, come certe scie invernali che alleggeriscono il cielo e, intanto, lo rendono più profondo. Appena avremo notizie sicure, ve le porteremo. Intanto, diteci cosa ne pensate, è stata solo stanchezza? Un imprevisto personale? O una scelta di protezione reciproca? Qualunque sia la vostra lettura, una cosa è certa. A volte la fine anticipata di una serata racconta più di un lungo discorso. Restate connessi a Celebrita dalla Turchia, iscrivetevi e condividete il video. Il resto della storia, presto o tardi, troverà la sua voce.